Benvenuti cari amici, terza video lezione sulla storia della Moscovia. Oggi parliamo di Ivan III, l'importantissimo principe di Moscovia, Ivan III, e io ho realizzato due lezioni su Ivan III per non rendere troppo lunga la trattazione, quindi dividiamo in due gli anni di regno di questo sovrano importantissimo. In questa prima video lezione parliamo della politica estera di Ivan III, che ha un'enorme importanza perché sotto Ivan III la Russia si espande notevolmente. Nella prossima video lezione, la quarta, parleremo delle questioni di politica interna degli anni di Ivan III. Nel 1462, questo l'abbiamo già visto al termine della precedente video lezione, sale al trono in Moscovia Ivan, in realtà noi lo pronunciamo Ivan, ma in russo si pronuncia Ivan. Ivan III è il figlio del principe precedente, ovvero di Vasilij II, di Basilio II, di cui abbiamo parlato appunto in passato nella scorsa video lezione. Abbiamo detto anche nella scorsa video lezione che alla fine del regno pur turbolento di Vasilij II, l'egemonia e la prevalenza di Mosca sugli altri principati della Grande Rus si erano ormai affermate. Tuttavia principati come Tver, Ryazan, Rostov, Yaroslavl erano ancora indipendenti, e allo stesso modo era indipendente Novgorod, la grande metropoli del nord, e anche la città di Pskov, e anche la città di Vyatka e altre. E inoltre Ivan III si trova di fronte ad una preoccupazione molto forte costituita dalla Lituania. Attenzione, la Lituania si era espansa notevolmente e aveva acquisito tantissimi territori russi, tantissimi territori abitati da slavi ortodossi. La Lituania aveva finito per rappresentare un pericolo per la Moscovia. La Lituania possedeva i territori a sud-ovest lungo il Dniepr e l'alto corso del fiume Oka, ovvero i territori corrispondenti alle attuali Ucraina e Bielorussia. La Lituania aveva inglobato tutti i territori dell'attuale Ucraina e Bielorussia, tranne la Galizia, territorio ucraino che era stato preso dalla Polonia. Inoltre il problema della Moscovia, un problema molto grande, era, come sapete, il fatto che la Moscovia continuava ad essere vassalla, ad essere tributaria del Khanato dell'Ordadoro, del Khanato turco-mongolo dell'Ordadoro, che in qualche modo controllava la Moscovia e riceveva dalla Moscovia un tributo. Malgrado c'è da dire che in questo periodo di cui parliamo, il Khanato dell'Ordadoro era già in declino, il Khanato dell'Ordadoro era già fortemente indebolito, e infatti Ivan III si propone dei programmi molto ambiziosi: non solo sottomettere i principati della Grande Rus vicini a Mosca, quelli che ho appena nominato, ma anche strappare i territori ucraini alla Lituania e ovviamente conquistare Novgorod e tutto il suo impero settentrionale enorme. La conquista dei territori di Novgorod avrebbero permesso alla Moscovia di arrivare al Mar Baltico o quantomeno al Mar Bianco, ma per fare questo la Moscovia doveva necessariamente togliersi di dosso l'umiliante dominazione dei tatari. Nel decennio 1460-1470 vi furono attività militari limitate. Dal 1467 al 1469 Ivan promosse una serie di campagne contro i tatari di Kazan.
Naturalmente anche questa volta ci aiutiamo con i nomi che ho scritto alla lavagna, anche perché questi nomi molto lontani dalla lingua italiana possono sembrare difficili, quindi è importante leggerli così come si scrivono correttamente in russo oppure in altre lingue. L'esistenza del Khanato turco-mongolo di Kazan, attenzione, vi fa già capire che il Khanato dell'Orda d'Oro era in declino, perché al suo interno si autonomizzavano nuovi khanati, nuovi gruppi di turco-mongoli, come quelli che avevano come punto di riferimento, come capitale, la città di Kazan. Queste spedizioni di Ivan III contro Kazan più che altro erano spedizioni di ricognizione per conoscere meglio il territorio nemico e comprendere le modalità di invasione più convenienti. Nel 1469 fu concluso un armistizio e per 9 anni questo fronte restò inattivo, quindi Kazan mantiene la pace con la Moscovia. Ivan III in questa fase ha interesse ad allearsi con i khanati tatari perché vuole attaccare in Lituania e quindi vorrebbe conquistare appunto i territori russi, i territori slavi ortodossi inglobati dalla Lituania. Per questo cerca di fare la pace, di trovare degli accordi con i tatari, quindi a partire dal 1469 il fronte dei tatari rimase inattivo. Questo permise a Ivan III di dedicarsi a Novgorod. Mosca approfittò delle divisioni interne della Repubblica di Novgorod. A Novgorod si contrapponevano due fazioni, un'oligarchia filo-lituana appoggiata dagli strati più alti della popolazione e le masse popolari che invece erano filo-moscovite. Abbiamo già detto in passato che la democrazia di Novgorod era un'eccezione. Novgorod, invece di essere un principato con un sovrano, era una democrazia, ma questa democrazia, l'abbiamo già detto in passato, in realtà era degenerata in un'oligarchia e le masse popolari avevano perso potere, sicché le masse popolari non vedevano alcun vantaggio nel difendere gli oligarchi. Inoltre, e anche questo l'abbiamo già spiegato nella prima video lezione, i problemi di Novgorod erano anche di tipo economico. Novgorod era dipendente, soprattutto dal punto di vista dei cereali, da un territorio dell'Alto Volga chiamato Nis, che vuol dire paese basso, territorio che la Moscovia ben presto mise sotto il suo controllo. Novgorod era stata già sconfitta dalla Moscovia e costretta alla pace di Jaselbizzi nel 1456, pace che stabiliva il pagamento di un tributo da parte di Novgorod a favore di Mosca. Nel 1470 Novgorod cercò un alleato in Casimiro, re di Lituania-Polonia, Casimiro IV della dinastia degli Agelloni, re sia di Lituania sia di Polonia. Novgorod chiese a Casimiro addirittura di annettere la propria città e di sottomettere l'arcivescovo al metropolita di Kiev. Vi ricordo che Kiev faceva parte della Lituania-Polonia. La Lituania-Polonia inviò un governatore a Novgorod. A questo punto Ivan III utilizzò a suo favore l'argomento religioso. Infatti la Lituania e la Polonia erano cattoliche, non ortodosse come Novgorod e Mosca, quindi Ivan III gridò al tradimento perché Novgorod cercava l'alleanza, capite, con uno Stato cattolico, con uno Stato fedele al Papa, quale era la Lituania. Il governatore inviato dalla Lituania a Polonia, che era un principe importante, se ne andò subito dopo, nel 1471, a causa delle minacce della Moscovia. La fazione filo-lituana di Novgorod chiese l'intervento di Casimiro, proponendogli un trattato, ma Mosca fu più veloce. L'esercito di Novgorod fu distrutto
tutto nel 1471 vincono i moscoviti. Novgorod fu costretta a interrompere i suoi rapporti con la Lituania e a cedere alla Moscovia una vasta zona dei suoi possedimenti settentrionali. Il Vece, vi ricordate che cos'è l'assemblea di Novgorod, rifiutò la sovranità del Gran Principe di Mosca, si ribellò e per tutta risposta Ivan III assediò la città, la costrinse ad accettare la sovranità assoluta di Mosca. Nel 1478 il Vece fu sciolto e Novgorod perdette definitivamente la sua indipendenza. Quindi possiamo dire che queste due date, 1471 e 1478, sono le due date decisive nell'indicare la fine dell'indipendenza di Novgorod e il suo assoggettamento a Mosca. Ci furono dei colpi di coda, i cittadini di Novgorod avversi a Mosca non si rassegnarono, presero contatti con l'ordine teutonico, attenzione, con i cavalieri teutonici. Quando Ivan lo venne a sapere, si mosse nel 1479 con un'altra campagna contro Novgorod che si concluse con brutali esecuzioni e deportazioni di massa. Questo è sempre stato il metodo russo moscovita, lo sterminio, la deportazione di interi popoli. Altri complotti a Novgorod vennero scoperti nel 1489 e portarono alla deportazione nei dintorni di Mosca di più di 8.000 cittadini, tra i più importanti di Novgorod, sostituiti da personale fidato proveniente dalle regioni interne. Come vi ho già detto, questa è la modalità della Russia ancora oggi. Nello stesso anno 1489, attenzione, l'ultima colonia di Novgorod che io ho già citato, cioè Vyatka, che oggi è la città di Kirov, cioè Vyatka oggi è chiamata Kirov, anch'essa fu sottomessa da Mosca. Ora, moltissime regioni settentrionali, dalla Carelia fino agli Urali, facevano parte di Mosca. Mosca le aveva prese da Novgorod, che aveva dei possedimenti immensi. Novgorod non potrà mai più dare fastidio a Mosca, anche perché sarà privata totalmente dei suoi traffici, i suoi traffici commerciali ben noti, redditizi. Infatti Ivan III nel 1494 chiuderà l'ufficio della Hansa germanica nella città. La fine di Novgorod rappresentò anche la fine degli ultimi barlumi di libertà e di democrazia all'interno della grande Russia. Novgorod aveva ereditato dalla Rus di Kiev anche la sua funzione culturale. Novgorod aveva forti rapporti con l'Occidente, ma tutto questo finì, prevalse uno stato asiatico lontanissimo dalla civiltà occidentale, quale era quello di Mosca. Anche gli altri territori della Grande Russia vennero uno dopo l'altro sottomessi a Mosca. Nel 1463 e nel 1474 furono annessi a Mosca il principato di Yaroslavl e quello di Rostov. Nel 1484 Tver accettò spontaneamente la sovranità di Mosca. Tver, che secondo molti storici era l'unico principato della Grande Rus a poter competere con Mosca. Quindi in realtà dopo la resa di Tver, Mosca non ebbe assolutamente più rivali nell'ambito della Grande Russia. Durante il regno di Ivan, la Repubblica di Pskov e quella di Ryazan in realtà restarono formalmente indipendenti, ma erano del tutto controllate da Mosca. Quindi intorno al 1480 il processo di riunificazione delle terre della Grande Russia era stato quasi completamente realizzato. Tuttavia Ivan non si trovava ancora nella condizione di poter contendere i territori ucraini alla Lituania. L'abbiamo visto, prima avrebbe dovuto liberarsi dalla soggezione dell'Orda d'Oro che si era alleata con Casimiro IV di Lituania-Polonia, anch'essa
dell'Orda d'Oro. Nel 1472 il Khan dell'Orda d'Oro, che si chiamava Ahmed, che cosa fece? Aveva invaso la Moscovia. Nel 1476 Ivan, questo è molto importante, si rifiutò di pagare il secolare tributo all'Orda d'Oro e cercò l'aiuto dei tatari di Crimea. Quindi abbiamo visto il Khanato di Kazan, il Khanato di Crimea. Quindi questo vuol dire, come vi ho già accennato, che non tutti i tatari rispondevano più al comando dell'Orda. Il declino di quest'ultima aveva permesso la formazione di altri khanati che si consideravano indipendenti, come appunto il Khanato di Crimea o quello citato prima di Kazan. In Crimea c'è una lunga e complessa storia della dinastia dei Gherai. Mengli Gherai, il Khan di Crimea, inizialmente non volle muoversi insieme a Mosca, ma dopo essere stato attaccato da Ahmed, cioè dall'Orda d'Oro, ed essere stato scacciato dalla Crimea, Mengli Ghirai accettò di stringere un patto con Mosca nel 1480. Tuttavia Ivan si trovò in difficoltà. Accadde infatti che i cavalieri teutonici, in accordo con Ahmed, attaccarono Pskov, vi ricordate quella città che ho citato prima, e che avvenne che Ivan fosse tradito dai suoi fratelli Boris e Andrea. Fortunatamente per Ivan, re Casimiro di Polonia decise di non aiutare i due fratelli e di fronte alla minaccia di Ahmed, che alla fine del 1480 aveva raggiunto il fiume Ugra al confine con il territorio di Mosca, Andrea e Boris si riconciliarono con Ivan. Casimiro non aiutò l'alleato Ahmed, anche perché era stato attaccato a sud da Mengli Ghirai, cioè dall'altro Khanato tataro, quello di Crimea. E quindi non solo, ma a Casimiro di Polonia aveva dei problemi interni. A questo punto Ahmed, l'Orda d'Oro, Ahmed, privo del suo alleato polacco, si ritirò con tutto il suo esercito. I tatari del Volga saccheggiarono la sua capitale e lui stesso, attenzione, Ahmed, ricordate qual è la capitale del Khanato dell'Orda d'Oro? L'abbiamo studiato in passato, era la città di Sarai. Quindi la città di Sarai, capitale dell'Orda d'Oro, fu devastata dai tatari, e lo stesso Ahmed fu assassinato, attenzione, nel 1481. Dunque il giogo tataro, quello che generalmente si chiama il giogo tataro, scomparve senza neppure aver subito vere sconfitte militari da parte dei moscoviti. Molti libri, anche libri illustri, sostengono che Mosca abbia sconfitto le forze dell'Orda d'Oro sul fiume Ugra, ma questo è assolutamente falso. Non ci fu alcuna battaglia. I resti dell'Orda d'Oro, indeboliti e attaccati dai tatari di Crimea, si allontanarono spontaneamente. E quindi praticamente il giogo tataro, il dominio dei tatari, evaporò quasi da solo, ecco. Il Khanato dell'Orda d'Oro termina di esistere per via di un'implosione interna, per via del fatto che al proprio interno tanti territori si ribellano. Abbiamo visto il Khanato dell'Orda d'Oro si divide in tanti staterelli. Comunque il fatto di non dover più essere sottomessi ai tatari conferì prestigio a Ivan ed egli sfruttò la nuova situazione per intessere accordi diplomatici con i paesi occidentali. Capite? Finché era sottomesso all'Orda d'Oro, Ivan III non aveva la credibilità per stipulare alleanze da pari a pari con i paesi occidentali, ma adesso sì. Dopo la morte di Ahmed, attenzione, i tatari di Crimea si erano a loro volta alleati con Casimiro di Lituania-Polonia, ma attenzione, nel 1481
1282, sempre lui, Mengli Girai, ruppe questa alleanza e si legò con Ivan, quindi grande abilità e prontezza di Ivan nell'istituire delle ottime relazioni diplomatiche con i tatari. Subito dopo i tatari di Crimea invasero la Lituania-Polonia e saccheggiarono Kiev. Pensate, da quel momento Mengli Girai divenne un fedele e fedelissimo alleato di Ivan. Nel caso del Khanato di Kazan abbiamo visto un altro dei Khanati tatari in cui si stava suddividendo il Khanato dell'Orda d'Oro. Ivan abilmente approfittò delle guerre dinastiche all'interno e appoggiando ora un pretendente e ora l'altro riuscì nel 1487 a mettere sul trono il figliastro di Mengli di Crimea che si chiamava Muhammad Emin. Quindi vedete, la dinastia dei Gherai di Crimea si impossessa anche del Khanato di Kazan e quindi anche Kazan, come la Crimea, capite, entrò nella coalizione con Mosca. Di fronte a questa forte coalizione poco potevano fare i resti dell'Orda d'Oro. I due figli di Ahmed cercarono più volte di invadere la Crimea e furono sconfitti nel 1491 e poi definitivamente nel 1502 da Mengli Girai, e quindi in qualche modo possiamo dire che il 1502 è ufficialmente l'anno in cui cessa di esistere il Khanato dell'Orda d'Oro. Ivan cercò anche di costituire una coalizione occidentale contro Casimiro di Lituania-Polonia, ma i suoi sforzi furono vani. Nel 1483 il figlio di Ivan III, che si chiamava anche lui Ivan, si sposò con Elena, figlia di Stefano IV di Moldavia. Ivan III stabilì anche buone relazioni con Mattia Corvino, re d'Ungheria, Mattia Hunyadi Corvino, e il quale cercava di coinvolgere il principe russo in una guerra contro la Polonia, la quale appunto minacciava l'Ungheria. Ma nel 1490 Mattia Corvino morì prematuramente e gli successe il re di Boemia Ladislao. Non solo Ungheria e Boemia furono unificate sotto un principe della dinastia degli Jagelloni, ma attenzione, Ladislao era figlio di Casimiro di Lituania-Polonia, e quindi dunque l'alleanza con l'Ungheria non ebbe più ragione di esistere. Anche l'alleanza con l'impero germanico non si realizzò. Infatti Massimiliano d'Asburgo inizialmente cercò l'appoggio di Ivan contro l'Ungheria, ma nel 1493 preferì la formazione di una lega antiturca a cui avrebbero dovuto partecipare sia la Polonia sia la Moscovia. Naturalmente Ivan III non poteva accettare questa prospettiva, perché il suo intento era quello di andare contro la Polonia. E nonostante il fallimento dei tentativi di accordo con le potenze occidentali, la Moscovia si trovava in un'ottima situazione nei confronti della Lituania. Infatti la Moscovia, come abbiamo visto, aveva consolidato i confini orientali e meridionali attraverso la sconfitta o l'alleanza con i diversi gruppi di tatari. Inoltre Ivan III non aveva più da temere neanche da parte dei cavalieri teutonici. Infatti nel 1481 un'invasione moscovita della Livonia, la Livonia è la Lettonia più una parte dell'Estonia, fu coronata da successo e condusse ad un trattato decennale tra la Moscovia e l'ordine teutonico. Vi ricordo che la Livonia apparteneva ai portaspada legati, ai cavalieri portaspada legati all'ordine teutonico. La prima guerra contro la Livonia dunque si concluse in un nulla di fatto nel 1491. Nel 1492 Casimiro morì e i lituani, attenzione, elessero come gran principe suo figlio Alessandro. Alessandro diventa Granduca di Lituania, fratello dell'altro figlio di Casimiro IV, Giovanni Alberto, che ottenne la Polonia. Quindi Alessandro, sovrano di Lituania, Giovanni Alberto, re di Polonia della medesima dinastia degli Jagelloni. In questo modo Lituania e Polonia risultarono divise
mentre prima erano unite sotto lo stesso sovrano. Allora Ivan III scatenò un'altra guerra contro la Lituania. Alessandro, Granduca di Lituania, Alessandro si dimostrò molto debole, non fu neppure aiutato dalla Polonia. Alessandro fu costretto dai nobili lituani ad una pace umiliante nel 1494. La Moscovia così ampliò i suoi possedimenti anche su quel fronte. Infatti tutto il territorio di Vyazma e dei principati minori situati in prossimità delle due rive dell'alto Oka, del fiume Oka, furono ceduti a Ivan. Ivan III si proclamò Gusudar, ovvero sovrano, Gusudar di tutta la Russia. Questo trattato fu sancito da un matrimonio regale nel 1495. Elena, la figlia di Ivan, pur mantenendo la sua fede ortodossa, sposò a Vilna il cattolico Alessandro, di cui abbiamo appena parlato, il cattolico Alessandro, Granduca di Lituania. Alla fine del secolo ad Ivan si presentò una favorevole occasione per attaccare nuovamente la Lituania. Infatti Menghirai, sempre lui, Khan di Crimea, che nel frattempo era diventato vassallo dell'impero ottomano, continuava a essere alleato della Moscovia. Inoltre Ivan III si ritrovò strettamente alleato con Giovanni di Danimarca, che aveva aiutato a conquistare l'indipendenza dalla Svezia con un intervento militare nel 1495-1496. Infine andò anche a favore di Ivan la situazione religiosa. Nei territori russi appartenenti alla Lituania e alla Polonia si stava intensificando una propaganda ostile alla religione ortodossa, che in ottemperanza alle decisioni del Concilio di Firenze sull'unione delle due chiese cercava, questa propaganda cattolica, di spingere gli ortodossi bielorussi e ucraini ad aderire alla Chiesa greco-cattolica, chiamata anche Chiesa Uniate. Molti ortodossi russi non gradivano questo e molti di loro quindi fornirono appoggio a Ivan III. Gli eserciti della Moscovia invasero la Lituania nell'estate del 1500. Un esercito mosse verso sud, occupando tutto il territorio tra i fiumi Dniesna e Dniepr, raggiungendo Chernigav a sud e Gomel a ovest. Un altro esercito andò verso Smolensk, una città importantissima per la sua posizione strategica. I lituani furono gravemente sconfitti sul fiume Vedrascia presso Daragabush, questo sempre nel 1500. Alessandro, Granduca di Lituania, cercò inutilmente di staccare Menghirai, ve lo ricordate, il Khan di Crimea, e Stefano IV di Moldavia dal loro alleato moscovita, perché anche Stefano di Moldavia combatteva insieme con Ivan IV. Neppure Ungheria e Polonia aiutarono la Lituania. L'unico aiuto concreto nei confronti di Alessandro arrivò dall'ordine teutonico, che invase il territorio di Pskov. Ma un'epidemia di dissenteria bloccò i cavalieri teutonici. Ivan inviò un esercito in Livonia e sconfisse i cavalieri teutonici a Helmet presso la città di Dorpat. Nel 1501, nel 1502 Ivan III riprese l'offensiva puntando su Smolensk, il lungo assedio di Smolensk. Mentre il suo esercito assediava questa città, gli alleati tatari di Crimea devastavano la Galizia e la Volinia, territori della Lituania e della Polonia, spingendosi addirittura fino a Cracovia. Tuttavia i moscoviti furono costretti a togliere l'assedio a Smolensk nel 1502
L'anno successivo, nel 1503, attenzione, fu firmato un armistizio della durata di 6 anni. Le condizioni erano nettamente favorevoli a Mosca. Alessandro, che oltre a essere Granduca di Lituania era diventato re di Polonia con la morte del fratello nel 1501, vi ricordate che inizialmente Alessandro era il sovrano di Lituania, mentre suo fratello Giovanni Alberto era re di Polonia, della stessa dinastia degli Agelloni. Poi con la morte di Giovanni Alberto, Alessandro Jagellone, oltre a essere il sovrano di Lituania, diventò anche il re di Polonia, ma questo non aiutò minimamente la Lituania. Infatti Alessandro fu costretto a cedere alla Moscovia tutti i territori già occupati. Si tratta di territori notevoli, si tratta di tutta la Lituania orientale, delimitata più o meno dai fiumi Dniesna e Seim a sud, Dniesna e Seim a sud e dal fiume Dniepr a ovest, ma anche dalle terre settentrionali, lungo l'alto corso della Dvina, il fiume Dvina, e sempre del Dniepr. I nuovi confini della Moscovia rappresentavano una grande minaccia per Smolensk e per Kiev. Pur non essendo riuscito a strappare alla Lituania tutte le terre russe, Ivan aveva creato i presupposti per ulteriori future conquiste a occidente. Le vittorie militari di Ivan III furono favorite senz'altro dalla debolezza dei suoi vicini. Il Khanato dell'Ordadoro, l'abbiamo visto, stava crollando, così come i cavalieri teutonici. Anche la Lituania si trovava in un periodo di debolezza e tuttavia non erano ancora emerse le nuove potenze del Baltico, la Danimarca e soprattutto la Svezia, che si sarebbero manifestate di lì a poco. Quindi Ivan si trovò ad operare all'interno di una situazione propizia. Possiamo dire che fu fortunato. Per comprendere questo, prendiamo il caso della Lituania. Come abbiamo visto nel 1492, alla morte di Casimiro Jagellone, e l'abbiamo già detto anche poco fa, il quale era contemporaneamente re di Polonia e Granduca di Lituania, i lituani preferirono come nuovo sovrano suo figlio Alessandro e non l'altro figlio Giovanni Alberto, che fu eletto re di Polonia. In questo modo la Lituania spezzò l'unità dinastica con la Polonia, creata nel 1386. Per Henry Picca la Polonia non aiutò la Lituania, come abbiamo visto, proprio in questi anni decisivi della guerra con Ivan III. Nel 1501 l'unione dinastica tra Polonia e Lituania fu ripristinata, ma la Lituania, come vedremo, continuò a perdere territori anche nei confronti del successivo zar Vasili III, lo vedremo nella prossima video lezione. I lituani erano un popolo nuovo, uscito dalla foresta a metà del 200. I lituani realizzarono una straordinaria espansione, culminata all'inizio del 400 sotto il Granduca Vytautas Witold in polacco, nella creazione di uno stato gigantesco che andava dal Mar Baltico al Mar Nero e che comprendeva la maggior parte dei territori delle attuali Bielorussia e Ucraina, tranne la Galizia che era stata occupata dalla Polonia. In tal modo i lituani, che erano etnicamente baltici e di religione cattolica, si trovarono ad essere minoranza all'interno della propria nazione rispetto ai rus sottomessi, slavi e ortodossi. A un certo punto però il vigore di questi guerrieri nordici si affievolì notevolmente e, come abbiamo visto, a partire da fine 400 i lituani iniziarono a perdere molti loro territori rus a favore della Moscovia. Tutti si accorsero, e per primi i polacchi, che la Lituania non era in grado di fronteggiare la Russia da sola. La salvezza della Lituania fu la creazione di un unico Stato confederato con la Polonia. Quando ciò avvenne nel 1569, con l'unione di Lublino, la Lituania dovette accettare di cedere buona parte dei propri territori ucraini e bielorussi, compresa Kiev, alla Polonia. Fu l'unico modo di salvarli dalle mire della Moscovia.
Infatti, come vedremo, né lo zar Ivan IV né diversi suoi successori riusciranno per molto tempo a conquistare altri territori russi. I lituani rimasero rozzi culturalmente e pian piano finirono per assumere usi, costumi e organizzazione dalla Polonia. Si parla di polonizzazione della Lituania. Naturalmente ho parlato in maniera dettagliatissima delle vicende della Lituania nelle video lezioni del ciclo sulla Lituania-Polonia, che vi invito caldamente a guardare, naturalmente. Se ripeto qualcosa qua è perché ci interessa dal punto di vista della prospettiva della storia russa. Abbiamo cercato di mettere appena adesso in evidenza il fatto che l'espansione della Russia nei confronti della Lituania sotto Ivan III e poi vedremo anche sotto il suo successore Basilio in italiano, dipese dalla gravissima debolezza della Lituania. Ci fermiamo qui in questa lezione. Come vi ho detto all'inizio, abbiamo analizzato la politica estera di Ivan III. Nella prossima video lezione, la seconda che dedichiamo a Ivan III, parleremo della sua politica interna e in generale della situazione interna della Russia anche da un punto di vista sociale ed economico. Arrivederci, continuate a seguirmi, continuate a studiare con me la storia della Moscovia che poi si trasformerà ufficialmente in Russia. La vera storia della Moscovia e della Russia, non quella falsificata dai filorussi. Vi ringrazio, alla prossima.